Come possiamo utilizzare all'interno del nostro computer, quindi documenti Word, nelle presentazioni Google, dei caratteri, dei fonti di testo particolari, quindi senza usare i soliti Arial, Calibri e Comic Sans. Guai a voi se usate Comic Sans, vediamolo in questo video. Bentornati su TechPil, la serie del canale dove in ogni episodio vi parlo di un'applicazione, di un sito, vi do dei consigli per tutti in piccolissimi video. E quindi iniziamo subito. Partiamo da una piccola parte di teoria. I font, quindi le varie tipologie di carattere, sono divise in stili che possono essere bold o italic. Bold sarebbe grassetto, italic sarebbe corsivo, e quindi potremmo avere font più o meno grassettati o più o meno corsivi in base insomma al tipo di testo che vogliamo inserire, e tutti i vari stili sono raggruppati nella famiglia di quel font. Questo ci servirà dopo. Ma come facciamo a scaricare nel nostro computer i vari font? Ci sono vari siti per farlo. I principali e i più interessanti secondo me sono Google Font, Qfont Fonts e Da Fonts. Google Font, creato da Google, è un po' il punto di riferimento per i fonts. Di lato negativo ha che non ha molti font particolari, alla fine sono i classici font, ma una funzione molto utile è che possiamo inserire all'interno del sito un testo e vedere come quel testo è scritto con i vari font. Insomma, possiamo avere un'anteprima della scritta prima di utilizzarla definitivamente, e questo è un grande punto a favore. Qfont Fonts invece è un sito molto più interessante secondo me, perché abbiamo dei font molto più particolari e soprattutto una bellissima divisione in categorie. Quindi potremo trovare font più adatti alle miniature su YouTube, più adatti ai post su Instagram, a delle scritte, o addirittura i font che usano le aziende per i loro marchi. Cosa fantastica, quindi veramente bravi Qfont Fonts, ottimo sito. Da Fonts invece, vabbè, non mi soffermo molto, è un altro sito molto famoso nel download di fonts. Anche qui ci sono molti caratteri interessanti. Google Font ci permette di scaricare o l'intera famiglia del carattere, quindi tutti gli stili, oppure solo determinati stili che possiamo scegliere, aggiungere a una lista e infine scaricarli tutti. Qfont Fonts invece ci permette solo di scaricare l'intera famiglia, ma poi potremo installare nel computer solo gli stili che vogliamo, e quindi una volta scaricato o l'intera famiglia o solo alcuni stili ci troveremo con un file zip che dovremo estrarre, quindi tasto destro estrai tutto. Ci troveremo quindi una cartella con all'interno uno o più file TTF, che sarebbe l'estensione dei file di font. La procedura è uguale sia su Windows sia su Mac, quindi andiamo ad aprire il file TTF, vedremo un'anteprima del font e se ci piace e vogliamo installarlo clicchiamo su installa, e dopo pochi secondi in qualsiasi programma dove possiamo inserire un testo, Word, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, Premiere, qualsiasi programma, scrivendo il nome di quel font lo potremo tranquillamente trovare nella lista e lo potremo utilizzare. Non ci sono limiti di font, potrete installare font infiniti, e secondo me è un punto di partenza ottimo per iniziare a migliorare o le proprie miniature per YouTube. Ad esempio tutti i font che vedete sono font di terze parti, in particolare spesso uso il font Nexa, ve lo consiglio perché è molto bello. Vi consiglio di scaricare qualche carattere che vi piace, utilizzarlo nelle vostre presentazioni o nei vostri documenti. Lasciate soprattutto un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima con TechPil. Ciao!